Eccomi. Allora, mi avete chiesto come preparo un kit per il diamond painting. Oggi prepariamo il kit insieme per questo diamond painting che ho da parecchio tempo. È una piccola... l'ho comprato e poi dopo quando l'ho ricevuto non mi ispirava molto, ce l'ho da parecchio tempo, è un 25x30 ed è una volpina. Le mie passioni sono le volpi e sirenette. So I had some requests to how I prep for my diamond painting, so that's what we're doing today. I've had this one for quite some time. I haven't had a chance to actually prep for it. I don't know if I can. I bought it and then I'm not. I don't know. Once I received it, I'm not. I don't feel it. But because I have so many and I want to get through them, whether I like them or not, we're gonna do it together. So this is what I usually do. This is what I get the sheet, the inventory sheet. So la pagina dell'inventario la piego, so I fold it so that I have the symbol and the number of the DMC number together, in modo che ci sia il simbolino e il numero DMC insieme, e faccio una fotocopia. Then I cut the symbols and the photocopy like that. Lo taglio e lo faccio così e li metto. Vi ho detto che ho queste cosine di plastica che io adoro. Le preparo in questa maniera. Quindi adesso questo è di un altro, però questo le metto così, in modo che ogni finestrella corrisponde il numerino, il simbolino e il colore. So that's how I prepare it. I cut it, I tape it with just a little piece of tape, regular tape. I tape it like that. That's all I do. Put a piece of tape and the symbol. This is from a different tape, but this is what I'm going to do. I'm going to prepare it. And this is all I do. So I have all of them in here. This is for a different one I just finished. Questo è di uno che ho già finito, ma questo è quello che faremo. Preparo, quindi la striscetta è già qui, sono i colori, sono 28 se non sbaglio. Aspetta che le ricontiamo, penso che siano 28. I think it's 28 colors. 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28. So 28 is the exact number that are in here. 28, quindi questo è uno da 28, ognuno di loro avrà questo. Lo attacco con un pezzo di scotch, così è facile da togliere quando è finito, quindi non mi lascia segni o niente. È fatto. Poi questa qui, la foto, me la tengo perché ho un albumino in cui mi segno il giorno in cui comincio, il giorno in cui finisco, il venditore, per i drill, i diamantini erano buoni, non erano buoni, se mi era piaciuto, non mi era piaciuto, se avevo problemi col venditore. I also keep the picture, this, and I have a book where I write when I start, when I order, when I receive it, when I start it, when I finish. I also write the vendor, the price, the size, and if I had any problem with the vendor, with the drills, with whatever, so that I remember, not if I want to reorder it, if I don't want to reorder it, any kind of information I might have on this, so that I can or will or will not reorder it or anything. So that I have like a list of all of the one that I've had. And I have like a record of all the one that I've done, because as I said, some of them I do sell. Ed ecco così come faccio. Ora mi metto in pausa, preparo e vi faccio vedere, ok? Ok, alright, so here it is. Preparati tutti. So with the symbols and e adesso mettiamo i colori. Quindi cosa faccio? Prendo la bustina col numero, io guardo dove c'è il numerino e semplicemente la apro e la metto dove c'è il corrispettivo del numero. So done. The only thing I do
però in questo caso ce ne sono 4, ok? So 1, 2, 3, 4 del 741, 741. Ho notato che spesso e volentieri te ne danno molti di più di quelli che ti servono. Allora, in caso ce ne siano 4, me ne metto sempre uno in meno. Quindi me ne tengo... Ah, questo si è tagliato male, quindi questo dovrò usarlo. Ah no, non è aperto. Non è aperto. In questo caso uno lo metto da parte e 3 li metto qui. So, when they give us 4, so I've noticed that more often than not, they give more than what are actually needed. So with 4, I tend to put 3 in the little thingy, in the container, and keep one aside, because, and if I need the 4th, I'll keep it. I mean, I'll open it. It's not like I'm tossing it, but it's over there. So 741, it's in the thing, and so I do all of them, put them in here, li preparo tutti e poi vi faccio vedere come incomincio. Ecco, finito, done. All of them are in there. Nice little case. Oh, upside down. The case with the numbers, everything is ready. Ok, messi tutti a posto e adesso vi faccio vedere come incomincio a lavorare. Però devo cambiare postazione perché da qui non vedete proprio una pippa. Eccomi. Allora, posizionata. Questa è la rovescia. Ok, quindi qui abbiamo un altro, non quello che ho... sì, quello che ho preparato. Abbiamo non riesco a parlare, scusatemi, il diamond painting, i colori, quello che ci serve, il vassoietto, il gel e la pennina. Questo qui è tutto quello che vi viene con il kit. So basically here's all we need: the diamond painting, the drills, the tray, the wax gel, and the pen. You can start whatever corner you want. I usually like to start at the bottom left. You can start bottom right, top, whatever, doesn't matter. You have a tray, you have the wax, the colors. You peel off and you put the wax in the pen in the little hole that you see here. So you just dip it, cioè mettete la pennina qui e la caricate, per cui ci deve essere un po' di gel, un po' di cera nella puntina, tutto qui. Io ho già incominciato qui, ma vedete come praticamente è come il punto croce, è come colorare con i numeri. A ogni simbolo, adesso non so se voi vedete, ma a ogni simbolo corrisponde un colore. Molto, molto, molto semplice. Qui, come vedete, i simbolini sono quadrati. Vi ricordate che in un altro video avevo detto che possono essere o quadrati o rotondi. In questo caso il simbolo è quadrato perché i diamantini sono quadrati e quindi ad ogni quadratino corrisponde un diamantino. The diamond painting can be round or square, full or partial. This is a full square. You can tell that is a square also by the symbol. The symbol, see how it's a grid, it's square grid, and so you can tell that it's a square. It's a square. The round, this square it's a round square grid. It's very simple. So let's choose a color that I haven't done, so you can see. I pull, as I said, potete incominciare da sinistra, da destra. You can start from left to right. I just peel back a little bit of a color. So let's start with, as I said, I usually start from this corner. Okay, let me put a little light on it. Can you see? I know you have a little bit of a reverberation. Okay, let me move this a little out. Is it better? Yeah. But anyway, let's start with this. It's a C. Okay, so I look for the C here. Put a few color in here. Metto un po' di colori nel coso. Ovviamente io faccio sempre caderne, ma insomma, praticamente lo prendete con la pennina e lo sistemate qua. Tutto qui. Prendete un altro, cercate dove c'è un'altra C e lo sistemate. Tutto qui finché non avete completato tutto. Io ne metto un po', ovviamente ne sistemo un po' alla volta, se no uno alla volta ci state qui fino a domani all'anno delle calende, come si diceva così, no? So I put a few and I
I look for a few of the same symbol, and then I put a few there. Now, because I didn't prepare that, I had started with this symbol has a ton of them. I think there's 33 packet of the same color, so I put a few already so that I can kind of get started before I had prepared the colors in here. Avevo incominciato con questo colore perché ha 33 pacchettini di questo colore. Allora, siccome non avevo incominciato, avevo preparato i colori, ho detto intanto preparo un po', tanto ce n'è tanto di quel bianco, e così posso. Un'altra cosa da fare che voglio farvi vedere, poi rimetto lì i colori che non avevano. Sui bordi qui, questa parte qua è tutta incollata, ma alle volte la colla sborda, come vedete. Allora si può mettere del washi tape. Io non, adesso se qua un po', si metto, io perché non si attacchi la polvere, non si attacchi capelli, i vestiti, quello che è, si mette un pezzetto di washi tape. Ovviamente ho preso uno che non mi si taglia e ovviamente dove ho messo le forbici. There you go. The sides of the glue sometimes get over of the sides of the paintings, and sometimes, like in this case, it was quite a bit. So you can put some washi tapes on the side and to cover so that you don't have dust, hair, you don't have your clothes or whatever go on the side. Now, I'm not a very regular person, not regular, very tidy person when I do this. I try to, but so you can see that I'm not the tidiest person when I do this, but it doesn't matter. I do it for myself. All right, so this is how I do it, and this is how I prep my person. I hope it helps. Così è come preparo la mia tela. Spero che vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!